XS, un cantiere ormai conosciuto nel mondo dei multi-hull. Oggi siamo a bordo dell'XS14 e andiamo a scoprire quelle che sono le peculiarità più importanti di questo nuovo modello. Come vedete, una grande dinette che permette a molte persone di sedersi sia di poppa sia lateralmente. Queste due chaise longue permettono di creare una zona lounge molto conviviale e funzionale. I winch che sono posti all'estremità permettono di comandare l'intero catamarano da poppa senza doversi esporre durante il maltempo o durante un mare che non è proprio tranquillo. Le timonerie sicuramente offrono un'ottima visibilità perché sono posizionate all'estrema poppa del catamarano e quindi ci danno un'ottima visibilità di tutto quello che è lo scafo, di tutto quello che sta succedendo attorno al catamarano, soprattutto in un momento in cui stiamo ormeggiando ci permettono di avere un'ottima visibilità di quello che succede alla poppa del catamarano. Come vedete al timone la visibilità è ottima e ho una visione a 360 gradi di quello che sta succedendo sul mio catamarano, soprattutto in fase di ormeggio dove ho la possibilità di vedere a poppa quello che succede e di osservare attentamente tutto quello che sono le manovre in fase di attracco in banchina. Altrettanto importante è la visibilità quando sono seduto, perché il piano di coperta molto flat mi permette di ottenere una visione veramente a 360 gradi, unito anche al fatto che tutte le vetrate del cockpit sono open e quindi non hanno punti morti. Su un catamarano non può sicuramente mancare la seduta, che è il posto migliore quando si naviga, perché si può osservare a 360 gradi il mare e si può veramente spaziare con la mente. Il trampolino, altrettanto enorme, ci permette una grandissima vivibilità sia in navigazione sia durante l'ormeggio. Barbottino centrale con tutto il meccanismo di baffi con l'ancora centrale, molto facile da manovrare grazie anche a questa bitta che è posta al centro della traversa. Come vedete il passavanti e tutti i passaggi laterali sono enormi. La scala con 2 gradini ci permette di salire sul fly e una cosa decisamente pratica e comoda è che finalmente il boma e la chiusura dell'easy bag sono a un'altezza che hanno la possibilità di far lavorare tutte le persone senza doversi arrampicare come in precedenza. Scendendo questi 3 gradini si può passare tranquillamente nella zona dove è posto un TNT bene. Il sartiame non dà fastidio per quanto riguarda la nostra camminata. Anche qui un altro TNT bene che ci permette di rientrare inquadrato e avere comunque la possibilità di tenere sempre tutto sott'occhio. Entriamo in questa grande dinette che è veramente spaziosa. Come vedete anche le altezze sono importanti perché come ripeto io sono alto 1,90 e ho ancora molto spazio prima di dover toccare. Un grande divano ci accoglie con un tavolo dove poter mangiare comodamente in 6 persone. Le finestrature di prua possono essere aperte per dare aria a tutto l'ambiente senza dover utilizzare aria condizionate, ventilatori che ci aiutano appunto al ricambio d'aria ed è tutto molto pratico. Qui troviamo un forno con la cucina e anche questa è posizionata in maniera che chi sta cucinando possa avere una visibilità importante. Un'ottima scelta è quella di avere un oblò che può essere aperto fronte cucina in modo tale da non avere i fumi delle pentole di quello che si sta cucinando all'interno del catamarano. Un'ottima scelta è quello di
inserire tutti i frigoriferi e i vari congelatori nello stesso posto, in modo tale da poter comunque cucinare e trovare tutto quello che serve in un'unica location. Chiaramente siamo su un catamarano, quindi 2 sono gli scafi che dobbiamo visitare. Iniziamo con quello di sinistra e vediamo qual è il layout di questo XS14. Entriamo nella cabina di poppa e lo spazio anche qui è importante. I 2 oblò ci permettono anche qui di cambiare l'aria, di avere un riciclo costante senza dover utilizzare appunto la climatizzazione. Il letto è un letto decisamente importante, perché è un 2 metri per 1,60 che ha a disposizione moltissimi armadi e scaffalature per poter stivare i nostri abiti durante le crociere estive. La cabina è servita da un bagno con doccia separata che adesso vi mostro. La doccia, come vedete, è molto comoda e anche qui le altezze sono importanti, più di 2 metri. Un armadio ci permette di inserire tutto quello che sono gli abiti e soprattutto le cerate in caso fossero bagnate, perché c'è un gocciolatoio che ci dà la possibilità di far asciugare i nostri vestiti senza doverli avere in giro per la barca. Un oblò ci permette di avere il ricambio d'aria e soprattutto di far uscire l'umidità dopo la doccia. Entrando nel bagno si ha un lavabo e la toilette con uno specchio per poter comunque anche qui stivare oggetti cosmetici e quant'altro per le donne che hanno sempre bisogno di molto spazio. La cabina di prua è altrettanto luminosa, come vedete, grazie al passauomo che può essere aperto per anche qui riciclare e cambiare l'aria, oltre a una finestratura allo scafo laterale che ha un ulteriore oblò per poter comunque avere un riciclo d'aria anche qui. Anche questa cabina è servita da un bagno con doccia separata, come quello che abbiamo visto a poppa. Siamo nello scafo di dritta della Master Cabin. Come vedete, lo spazio è molto più largo dello scafo che abbiamo visto precedentemente, proprio perché c'è la possibilità di vivere in questo scafo grazie anche a questo scrittoio che può essere utilizzato come ufficio e soprattutto un grande corridoio che ci fa accedere al bagno di prua. A prua troviamo una grande cabina armadio che può all'occorrenza diventare un letto o 2 letti, semplicemente facendo basculare questo e facendo scendere il materasso. Anche qui troviamo il passauomo che permette di cambiare aria e avere un'ottima luminosità. Centralmente è posto un lavabo che serve il nostro bagno con doccia separata. Tramite questa porta scorrevole possiamo chiudere la Master Cabin e dare all'armatore una privacy decisamente importante. Direi che con questo è tutto. Un saluto da The International Yachting Media.